Salve a tutti e benvenuti nella mia cucina internazionale. Questa è la mia bellissima torta di compleanno, preparata con tanto amore da mio marito. Ciao, sono Andrzej. La torta sottobosco è diventata molto popolare in Polonia negli ultimi anni. La base di questa torta è ispirata alla torta di spinaci turca, la ispinakli kek, mentre il ripieno è formato da 2 strati di farcia alla panna e da un cuore alle fragole ed è piuttosto comune nella pasticceria polacca. Mio marito è pronto a cucinare, e voi? Iniziamo a preparare la base. Vi ricordo che troverete la lista completa degli ingredienti in descrizione. La prima cosa che dobbiamo fare è preriscaldare il nostro forno a 180 gradi. Poi Ange trasferisce 150 g di spinacini freschi nel boccale di un frullatore, o almeno ci prova. Aggiungete anche 180 ml di olio e frullate il tutto per alcuni minuti. Se non avete gli spinaci freschi potete usare 300 g di spinaci surgelati. Lasciateli scongelare e strizzate l'acqua in eccesso. Ma sappiate che se usate gli spinaci surgelati la torta avrà un colore verde meno vivace. Nel cestello della planetaria aggiungiamo 4 uova e 220 g di zucchero e sbattiamo con la frusta finché non si formi un composto leggero e spumoso. Poi aggiungiamo anche gli spinaci frullati. In più noi oggi aggiungeremo anche un po' di essenze al nostro pan di Spagna. In particolare Ange sta aggiungendo mezzo cucchiaio di essenza di vaniglia e un cucchiaino di essenza di limone. E poi aziona la planetaria per fare incorporare gli spinaci. Poi aggiungiamo una bustina di lievito per dolci a 300 g di farina 00 e mescoliamo. Poiché quando aggiungiamo la farina l'impasto diventerà più consistente, mio marito ha anche sostituito la frusta con l'attacco a foglia. Poi riavvia la planetaria a velocità media ed inizia ad aggiungere la farina, un poco alla volta, avendo cura di farla assorbire prima di aggiungerne altra. Il nostro impasto è pronto, guardate che bel colore verde che ha, tutto naturale, merito della clorofilla. Trasferiamo l'impasto in una tortiera rotonda da 26 cm che abbiamo precedentemente imburrato ed infarinato. Poiché stiamo usando una tortiera a cerniera, noi riponiamo la tortiera su una teglia in caso ci siano delle fuoriuscite ed inforniamo a 180 gradi per 40-45 minuti. Dopo 40 minuti fate la prova dello stecchino e quando la torta risulterà asciutta all'interno toglietela dal forno e lasciatela raffreddare. Ora che la nostra torta si è raffreddata possiamo procedere all'assemblamento. Il vostro pan di Spagna dovrebbe essere alto circa 3 cm. Tagliate la torta in modo tale da avere una base alta 2 cm. Noi oggi useremo la parte alta della torta come base, semplicemente perché Ange ha toppato e ha tagliato la parte bassa di 1 centimetro. Sono bravissimo. Certo. Sbricioleremo invece la parte da 1 centimetro. Noi oggi ci stiamo aiutando con un cucchiaio. A questo punto possiamo preparare la farcia iniziando con il cuore alle fragole. Noi abbiamo deciso di decorare la nostra torta semplicemente con 4 fragole che stiamo mettendo da parte ora. Poi taglieremo circa 200 g di fragole in piccoli pezzetti o anche delle fette come preferite. Mentre toglieremo solo il picciolo a circa 600 g di fragole e le trasferiremo nel boccale di un frullatore e le frulleremo per bene. Quando avete finito, mi raccomando, fate come mio marito e assicuratevi che le fragole profumino di fragole. Guardate che bel colore rosso che ha questo frullato. Ora dobbiamo setacciarlo per assicurarci che sia bello omogeneo, dopodiché lo trasferiremo sul fuoco a fiamma media. Quando le nostre fragole frullate inizieranno a bollire, le toglieremo dal fuoco ed aggiungeremo 200 g di gelatina alle fragole. Se non trovate questa gelatina nel vostro supermercato di fiducia, vi consiglio di visitare un negozio polacco o russo. Ora dobbiamo mescolare bene e assicurarci che tutta la gelatina si sia sciolta. Ci vorrà un po' di pazienza e poi dobbiamo aspettare che la gelatina si intiepidisca prima di poter aggiungere lo strato di fragole alla torta. Nel frattempo noi prepariamo la farcia alla panna.
Ange inizia con il trasferire all'interno della planetaria 200 ml di panna fresca, 60 g di zucchero a velo e una bustina di vanillina e monta la panna a neve ferma. Poi scioglie 15 g di gelatina in 50 ml di acqua calda. La gelatina ci metterà un po' per sciogliersi completamente, ma se dopo 10 minuti ancora non si è sciolta, allora potete riscaldarla un pochino o al microonde o a bagnomaria. Quando la gelatina si è sciolta per bene, dobbiamo lasciarla raffreddare un po', diciamo che deve essere almeno tiepida, prima di aggiungerla alla panna. Nel frattempo riavviamo la planetaria a bassa velocità e aggiungiamo 250 g di mascarpone, un cucchiaio alla volta. Dopodiché aumentiamo la velocità della planetaria ed iniziamo ad aggiungere la gelatina raffreddata, un po' alla volta. E anche la nostra farcia alla panna è pronta. Iniziamo quindi ad assemblare la torta. Visto che vogliamo che la nostra torta sia di un bel verde vivace, useremo un anello per torta da 24 cm per togliere la parte più esterna. E cosa si fa con il cornicione? Ma lo si assaggia, ovviamente. Per evitare che la torta si attacchi all'anello, noi oggi useremo un foglio di acetato, ma se non l'avete semplicemente omettetelo. Noi abbiamo anche aggiunto un po' di nastro adesivo all'anello perché abbiamo sempre l'ansia che si apri durante la farcitura. Iniziamo con il creare il primo strato di panna utilizzando circa metà della farcia. Aiutatevi con una spatola o un tarocco per creare uno strato il più omogeneo possibile, assicurandovi che la farcia sia omogeneamente distribuita anche ai bordi della torta. A questo punto lasceremo la torta a riposare in frigo per almeno 15-20 minuti per consentire alla gelatina presente nella panna di solidificarsi completamente. In ogni caso lasciate la torta in frigo finché la gelatina alle fragole non si sarà raffreddata a circa 30 gradi. Quando la gelatina alle fragole si sarà intiepidita potremo formare il nostro cuore di fragole. Iniziamo con il disporre le fragole tagliate a pezzetti sullo strato di panna. Dopodiché trasferiremo anche la gelatina di fragole. Ange sta usando una spatola per versare il composto più gentilmente. Buono. Golosone. Eh? Ora daremo un paio di colpetti per agevolare la fuoriuscita dell'aria dallo strato di gelatina. Guardate quante bollicine stanno emergendo. E usiamo uno stuzzicadenti per rompere le bolle. Diamo un altro colpettino per assicurarci che non ci siano più bolle. La torta dovrà a questo punto riposare in frigo finché la gelatina non si sia completamente solidificata. Quando il cuore di fragola è completamente solido, possiamo formare lo strato superiore di panna usando il resto della farcia. Infine copriremo la torta con uno strato di pan di Spagna sbriciolato, che darà a questa torta l'aspetto simile al muschio. Infatti il nome di questa torta in polacco è Leśny mech, che tradotto letteralmente significa muschio di bosco. La nostra torta è pronta, ma non possiamo ancora godercela. Infatti dobbiamo lasciarla riposare in frigo per almeno 5 ore. Noi l'abbiamo lasciata in frigo una notte, visto che si è fatta una certa ed il mio compleanno è domani. Il giorno dopo abbiamo aggiunto le fragole come decorazione ed abbiamo rimosso l'anello. Oh, good job! E togliamo anche il cellophane. Ange, è ora di tagliare la torta, non fare disastri. certo. Se siete interessati a conoscere altre ricette straniere, iscrivetevi al mio canale e visitate anche il mio canale di ricette italiane, Linda's Italian Kitchen. Grazie per aver guardato il mio video, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Questa torta è davvero buonissima. Non dimenticate di lasciarmi un like o un commento. Ci vediamo alla prossima video ricetta.